Ebbene sì ragazzi, mi avete chiesto di parlarvi di Gotway e finalmente abbiamo un Gotway. Allora, lo so che lo aspettavate da un po' e devo ammettere anch'io, era un po' che dopo aver comprato 200 milioni di Kingsong, era un po' che volevo e bramavo questo bell'oggettino, perché questo bell'oggettino qui ha delle peculiarità che in effetti pochi altri monoruota riescono a eguagliare. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo, beccatevi la sigla! Bene amici devastati, bene, vi parlerò di questo Gotway. Prima di tutto dovete sapere che se ordinate un bel Gotway MSP High Speed C30 come questo, vi arriverà così come lo vedete. Quindi quando vi arriva il vostro bel Gotway è più o meno così. Diciamo che la maniglia rimane dentro, ma per tutto il resto è così. Io speravo che non succedesse, ma da buon Gotway, come potete sentire, come l'ho acceso è partito il ventolone che come sentite è un po' fastidioso, ma ovviamente è fastidioso adesso che stiamo parlando, ma se dovessimo andarci a fare un giro, chi cazzo lo sente il ventolone? Io non so, ma secondo me è inutile che sto qua a parlarvi delle prestazioni, perché questo qua ha un motore da 2000 watt, quindi siamo nella regola, siamo entro i limiti stabiliti dal nostro bel decretone Toninelli che ancora ci opprime così dall'alto, ma va bene, noi teniamo duro perché questo mezzo prima o poi lo libereremo, ma va bene, proseguiamo. 2000 watt, è abbastanza veloce. Diciamo che se comprate un Gotway M Super Pro High Speed avete la possibilità di mantenere delle medie di viaggio abbastanza alte, non so, diciamo 50-60. Beh, potete mantenerle come medie di viaggio, mi spiego, cioè partite, raggiungete quella velocità lì e poi la mantenete tranquillamente. E questa è la cosa, diciamo, che spaventa un po', perché via, adesso non siamo tutti che vogliamo volare sui monoruota, ma infatti è un po' da matti questa cosa. Io lo consiglio per un utilizzo prettamente sportivo, ragazzi? Quindi quando volete prendere un Gotway mettete tante protezioni e poi andate dove non c'è nessuno e lo usate a livello sportivo, perché noi lo usiamo come siamo degli sportivi, no? In fin dei conti, almeno io nel mio modo di utilizzo dei monoruota. Poi per carità, diciamo che se il tuo scopo è andarti a fare una passeggiata la domenica mattina, andare a prendere il pane, questo qui è un po' esagerato, cioè non prenderlo neanche in considerazione. Quindi prestazioni da paura, questo affare qui è incredibile quanto va veloce, ve lo posso assicurare. A differenza degli altri monoruota gira a 100 volt, che io non ci capisco un belino di elettronica, ma da quanto pare è molto più reattivo. In effetti per essere una ruota da 18x3 è incredibilmente reattivo, basta una minima richiesta di potenza e te la dà subito. Quando vuoi fare tipo il pendolo lo fai tranquillamente, perché basta che sposti il bilanciamento e lui è incredibile, davvero, è veramente super reattivo da quel punto di vista, è super spingente. Ma ha anche qualche lato negativo, perché adesso non è tutto oro quello che luccica. Veri amico youtuber, ma ti sei registrato al canale? Ti sei ricordato di lasciare il like alla fine del video precedente, perché questo non è ancora finito, aspetta di vederlo, poi se ti è piaciuto like. Quindi dicevamo i lati negativi. Allora, io ragazzi, un lato negativo che è probabilmente una pecca di quasi tutti i monoruota, perché io ormai li ho visti, provati, non dico tutti, ma un buon 70% è la maniglia, ragazzi. La maniglia su questo Gotway è imbarazzante.
e come potete vedere è già rotta perché purtroppo ho avuto un wobble su una doppia cunetta off-road, ho perso il controllo, sono riuscito a frenare e scendere diciamo leggermente con il sedere, ma per il resto lui ha fatto giusto un giro e la maniglia è uscita, perché siccome la maniglia non è fissata, quando è tutta giù non fa clic, non c'è un sistema di fissaggio, di ancoraggio, e quindi al minimo rotolamento è uscita e si è piegata, si è un po' rotta. Adesso io l'ho messa apposta, la bene meglio, vediamo in futuro di sistemarla. Comunque questa mini recensione o mini consiglio, perché io recensioni li fanno gli espertoni, io grosso espertone non sono, comunque la faccio dopo averlo usato per una settimana e averci guidato circa 200 km, quindi diciamo che è la prima recensione dei 200 km. Ecco, la maniglia è il primo lato negativo, che mamma mia, adesso spero di riuscire a aggiustarla, la metto giù, la fisso in qualche modo, comunque non compromette le prestazioni, ci mancherebbe. Secondo lato negativo, questi speaker, ragazzi, io non so, cioè io ho capito che non sapevate dove metterli e l'avete messi lì un po' a cazzo, come si suol dire dalle mie parti, ma ragazzi, non sono protetti minimamente, non c'è una copertura, una plastichina, una retina, bastava veramente poco. Io l'ho usato una settimana e uno dei due speaker è già tutto ammaccato, io non so come fare. Terzo lato negativo di questa ruota, il grip delle pedane. Le pedane stesse non è che siano comodissime, ma secondo me ci si può fare l'abitudine dopo qualche centinaia di chilometri. Ma il grip è inesistente, non so perché ci hanno messo questi gommini, non grippano niente. Infatti adesso a breve gli farò il restyling. Questo è pre-restyling, ragazzi, io poi lo devo fare ancora dalla style. No, comunque è una ruota spettacolare, veramente c'ha delle prestazioni che quando vai fai che sei così. L'ultimo difettone proprio di questa ruota, ragazzi, sono ste scocche. Cioè, ragazzi, è plastica durissima e mi sono fatto del male. Adesso io non è che posso mettermi sempre i pantaloni imbottiti qua all'interno per guidare un monoruota. Ero al mare, faceva un caldo, c'erano 40 gradi, ho guidato in pantaloncini corti e la mia caviglia è più o meno così. Adesso non ve la sto a far vedere perché non è un bello spettacolo. Comunque, a forza di grattare qua su questa parte, morale della favola, power pad, ed eccoli qua già pronti, power pad Dava Style anche per l'M Super X. Se volete acquistarli, accorrete nelle migliori librerie e in tutti i shop dedicati, che non ce n'è. Bene, ho visto un'ape, ragazzi, se quell'ape lì mi punge finisco di nuovo all'ospedale come l'altro giorno. Comunque i power pad me li sono fatti io come al solito, ho speso pochissimo e mi sono fatti i power pad. Quindi abbiamo detto prestazioni, potenza, ma in effetti scarsa attenzione ai dettagli. Maniglia in questa posizione arretrata è davvero scomoda, ma questo è risaputo nei Gotway, ma chissà perché non ci pensano a cambiarli. La forma, come potete vedere, è un M Super X, solo che gli hanno cambiato queste placche laterali, quindi rimane leggermente più bombato lateralmente, ma è un M Super X mascherato da M Super Pro. Ci hanno fatto anche due buchi per le casse qua, probabilmente anche qualche altro dettagliuccio che adesso mi sfugge non avendone uno tra le mani. Comunque, ragazzi, secondo me vi ho detto un sacco di cose belle e spero di non aver tralasciato niente. Beh, ragazzi, vabbè, il caricabatterie è normale, è un 100 volt, carica molto veloce, devo ammettere, è molto veloce a ricaricarsi questo monoruota. Ha una presa USB per ricaricare il proprio telefono e cosa dire altro? Sentite che rumore che fa. Madonna, ragazzi, questa ventola va di continuo, è incredibile. Ve lo faccio ancora vedere un attimino in tutta la sua splendore e bellezza, perché comunque è un mezzo sicuramente aggressivo, sicuramente piacevole alla vista, ma un po' meno al tatto. Io non vi faccio vedere le foto, vabbè, sono stato stupido io che non mi sono anche disinfettato, vabbè, non tralasciamo questi dettagli.
Comunque ragazzi, non vi ho detto, batteria da 1800 Wh, quindi notevole, più del mio 16X che ne ha 1550. Certo è che le prestazioni precludono un consumo leggermente alto, quindi se lo prendete per andare forte, ragazzi, la batteria va giù che è un piacere. Ma se ci fate un utilizzo cittadino mani in tasca, non compratelo, perché cazzo compri questo affare qua per fare il giro mani in tasca, amico? E dai, dal vostro Davastato oggi è tutto. Come al solito spero che vi sia piaciuto il video e che abbiate lasciato un like qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, registratevi al canale e ciao! Ciao amico, ciao ciao ciao!